e bentornati nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Mettimi un bel like e un bel commentino qui sotto che mi fa sempre piacere, anche se sei semplicemente passato, o un cuoricino, ciao Cri, semplicemente un commentino per farmi compagnia, diciamo così, far sentire la tua presenza, che sei passato qui e che mi fa tanto piacere, grazie. Oggi parliamo di un altro libro, un ultimo libro che è stato scritto sempre da Anna De Leo. Abbiamo sfogliato insieme precedentemente gli altri libri che sono stati scritti da Anna De Leo, che sono stati pubblicati da Icon Editrice e che puoi trovare in vendita sia su Amazon che sul sito di Icon Editrice. Ti lascio giù nei commenti e nel primo commento e nella box informazioni il link per poterla acquistare. Oggi andiamo a sfogliare insieme il nuovo libro di Anna De Leo, che è Il Corpino. Il Corpino è un libro che lo vedremo insieme, ha sia il cartamodello base, sia la costruzione del cartamodello base seguendo le nostre misure, quindi ci permette di costruire il nostro cartamodello base, che è molto importante perché segue le nostre misure, secondo le nostre misure, quindi quello che ci permette di creare per esempio un tubino proprio perfettamente adatto alle nostre figure. Quindi questo permette che cosa? Permette che se abbiamo magari un fisico ad esempio a pera, che risultiamo molto magre nella parte superiore del corpo, e poi abbiamo magari un sedere abbondante e delle gambe un pochettino più tornite, in quel caso abbiamo bisogno di modificare il cartamodello e crearcelo su misura, e quel capo ci starà a pennello. Io ho studiato il metodo geometrico, ho studiato anche altri metodi, ma tra tutti i metodi io preferisco il metodo geometrico perché è il più perfetto, è il migliore in assoluto, diciamo così, rispetto a tutti i metodi che ho provato, perlomeno è un mio parere personale, assolutamente anche non condivisibile, però secondo me è il migliore. E qui abbiamo vari tipi di modelli. Dal Corpino vengono fatti tutti i modelli, per esempio il vestito a tubino, oppure un vestito lungo, il vestito con... ci sono vari tipi di vestiti, il vestito a principessa, il vestito con i volant, ce ne sono veramente tantissimi. Adesso andiamo subito a vedere insieme questo libro, però ti dico che il primo libro di Anna De Leo che abbiamo sfogliato insieme è questo, Riparazioni sartoriali. Trovi giù il link per poter andare a guardare il video e poterlo acquistare, mentre il secondo libro che abbiamo sfogliato insieme di Anna De Leo è Gonne e pantaloni, ed è questo qui. L'abbiamo già sfogliato insieme, puoi andare a vedere, se ti sei perso il video, vedere il libro per sfogliarlo insieme a me e decidere se acquistarlo o meno. Secondo me questi tre libri sono utilissimi, non dovrebbero mancare nella nostra libreria dei libri di cucito, perché comunque ci sono tantissime informazioni, sono fatti veramente molto bene e io li consiglio, ecco, te li consiglio altamente. Quindi se non sei andata a vedere gli altri video, vai a guardarli, ma oggi sfogliamo insieme il nuovo libro di Anna De Leo, Corpino. Buona visione! Ed ecco qui il libro, andiamo a sfogliarlo insieme. Abbiamo la prima parte, materiali e misure, qua la tabella della vestibilità della donna e delle misure industriali, il corpino modellato, quindi tutta la spiegazione di come fare la base del corpino modellato, anche con le pens, quindi super professionale e sartoriale, la correzione dei difetti, e questo è molto importante perché non abbiamo quasi mai un fisico regolare, ma abbiamo bisogno di modificare per esempio la spalla che tende in avanti, oppure un'eccedenza di borsa sopra il seno, come fare, eccedenza di borsa sulle spalle, oppure la spalla troppo lunga, oppure il giro manica troppo stretto, il giro collo stretto, eccedenza spalle dietro dovuta alla gobba, perché chiaramente dobbiamo creare un cartamodello che possa essere il più possibile su misura per la persona. La manica, quindi tutta la costruzione della manica e come si lavora la manica passo passo. Prima fa il corpino e poi ci spiega come realizzare la manica, come si attacca la manica, si applica al corpino. E queste invece sono maniche fantasia. Chi mi conosce sa che io adoro le maniche, perché una semplice maglia può essere valorizzata e personalizzata da una manica che in questo caso è a palloncino. Adesso vediamoli insieme. Le maniche a kimono, la manica a kimono unita, quindi
la modifica in questo caso, la manica raglan, che mi piace moltissimo tra l'altro, la manica campana, la manica a palloncino, la manica a sbuffo, la manica a mezza ruota, ruota intera, come modificare, e scolli e paramonture, lo scollo quadrato, lo scollo tondo, quindi partendo dalla base, come vedi, tu puoi modificare anche lo scollo, farlo quadrato, farlo più tondo, farlo più profondo, lo scollo a V, lo scollo a cuore, possiamo fare tutto dalla base, proprio modificare il nostro cartamodello e crearlo a seconda dei nostri gusti e delle nostre preferenze. Tecniche di confezionamento sul corpino base, come confezionare in maniera sartoriale il corpino, quindi tutto con immagini chiare, semplici e la descrizione, quindi passo passo possiamo seguire la descrizione per la costruzione del nostro corpino dalla vita al bacino. Quindi questo è un corpino più lungo, che rimane più lungo, che viene utilizzato soprattutto quando dobbiamo fare gli abiti, quindi non solo il corpino ma anche l'abito. Amore, non puoi stare. Quindi dalla correzione dei difetti alla confezione, quindi tutto ben spiegato con le foto. Ecco qua, veramente bellissimo, bellissimo. È come andare a scuola di cucito, proprio veramente spiegato molto bene, e a volte non ti spiegano neanche così bene le cose a seconda della scuola dove vai. Il corpino dalla vita al bacino, quindi ancora più lungo. Andiamo qua, i diversi tagli del corpino modellato. Qui ci indica proprio i tagli, modelli diversi. Qua abbiamo una pants, per esempio 2 pants che partono dalla spalla. Ecco qua, corpino con taglio sotto il seno. Ovviamente vado veloce perché ti faccio vedere più o meno quali sono gli argomenti e come sono strutturati, in modo tale che puoi andare a acquistare il libro o su Amazon o su Icon Editrice. Ti lascio il link. Ecco qua, il corpetto, il corpino non modellato e la manica, dalla base allo sviluppo dei capi. Quindi qua abbiamo la maglietta, bellissima, mamma mia, quale cosa più bella farsi le magliette da soli, è veramente spettacolare. Io adoro farmi le magliette da sola, è facile, le magliette solitamente costano un sacco di soldi, soprattutto quelle firmate un po' particolari, e qua c'è tutto il modello, come puoi vedere, e qua la confezione, qua le varianti di stile. E qua abbiamo il nostro famoso tubino, il nostro amato tubino, come confezionare il tubino redingot, e queste le varianti di stile, mentre questo è il tubino svasato. Qua questo è tutto per la costruzione, come si fa la manica a sbuffo, e qua è la confezione e il modello finito. Varianti di stile, vestito a trapezio, parte dietro, davanti, la confezione e le varianti di stile. L'abito principessa, poi tutta la confezione, le varianti di stile, questi bellissimi abiti da sera che possiamo fare proprio modificando la base. Qua invece con le balze, eccolo qui, come modificare il cartamodello base e creare quindi le nostre balze. Le varianti di stile, bellissimi anche i disegni, devo dire complimenti, sono meravigliosi questi disegni, mi piacciono tantissimo. L'abito a sirena, questa è tutta la confezione, l'abito finito. E queste sono le varianti di stile. L'abito a cocktail, che è molto molto bello, è una variante dell'abito a tubino, e ha appunto la gonna a mezza ruota, a semplice conferenza. Questo è l'abito terminato. Le varianti di stile, lungo con strascico, la manica campana, questo è particolare perché la parte di davanti è più corta rispetto a quella di dietro e le maniche sono a campana. E queste sono le varianti di stile con abiti che potrebbero essere fatti per una serata molto importante o addirittura abiti da sposa. E l'abito stile impero, che io adoro, mi piacciono troppo gli abiti stile impero. Qua c'è tutta la costruzione dell'abito, quindi noi la costruiamo proprio con carta, matita, gomma, righelli. Nell'altro video me l'avete chiesto, alcuni mi hanno chiesto ma c'è anche lo schema. Sì, c'è tutto lo schema spiegato come costruire i modelli, oltre alla confezione. Questa è una cosa bella. Le varianti di stile, la tuta intera, avevo fatto anche questa, mi era venuta anche molto bene, quindi tutta la confezione. Le varianti di stile, qua abbiamo la salopette, quindi qua è tutta la spiegazione della salopette, come costruirla. Qua è spiegato molto bene anche utilizzando dei colori diversi, capiamo subito cosa dobbiamo fare. Le varianti di stile, la camicia classica, anche questa importantissima da fare, da saper fare.
scamiciato semplice. Scamiciati sono molto belli, per esempio d'estate, oppure sì, d'estate più che altro vengono utilizzati, e sono molto belli gli scamiciati, perché possono essere indossati per esempio con i leggings, con dei pantaloni skinny aderenti. Questo è il variante di stile. Questa è la camicia modellata con tutta la spiegazione. Bellissima questa camicia. Ecco, tra tutte le camicie io preferisco questa, che rimane più aderente, modellata. Anche questo avevo fatto. E queste le varianti di stile. E abbiamo terminato. Spero che questo libro ti sia piaciuto come è piaciuto a me. È veramente bellissimo, fatto molto 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 bene. Abbiamo quindi la possibilità di lavorare sul corpino, quindi lavorare per costruirci tantissime varianti del corpino, dagli abiti alle abiti di vario tipo, alla maglia, una maglietta, come vediamo qua, quindi la costruzione della maglietta, la costruzione di un abito elegante, la costruzione di un abito con le balze, come vediamo qua. Insomma, abbiamo veramente tantissimo da imparare in un libro del genere, e lo trovi in vendita sia su Amazon, e ti lascio il link, che su Icon Editrice, e ti lascio il link del sito di Icon Editrice. Spero che ti sia piaciuto. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti al canale, metti un bel like, condividi il mio video, e noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito sartoriale creativo, ma soprattutto che terapeutico. Ciao e buon cucito!